Ragazzi, buongiorno, buona domenica 21 agosto 2022. Stiamo ripartendo e puntiamo direzione Westport. Lungo la tratta, neanche a dirla, ci saranno diverse soste, diverse pause, diverse cose da vedere, ma non vi anticipiamo nulla e vi porteremo con noi in sella per tutto il viaggio. Stamattina per ora non piove, le previsioni non danno brutto, ma qui come sapete le previsioni cambiano ogni secondo, quindi quello che sarà sarà. Siamo in pieno Connemara, sono le 8:25, 13 gradi e la strada praticamente è deserta, sia per l'orario e sia soprattutto perché oggi è domenica. Ecco la prima auto che incrociamo, guardate che spettacolo c'è alla nostra sinistra. Neanche a dirlo, siamo sulla Wild Atlantic Way. Qui la natura che cos'è? Stiamo attraversando da chilometri ormai questi paesaggi qui, paesaggi fiabeschi, cioè roba mostruosa, montagne che si specchiano nei laghi, rocce a profusione, strade sgombre. Alla nostra sinistra c'è il mare, c'è la strada e poi sono questi laghi, tutto molto bucolico, fantastico. Adesso ci alziamo un po' saliamo un po' e voilà, torna il mare alla nostra sinistra, eccolo qua. E la strada, neanche a dirla, è sgombra. L'asfalto è ottimo qui in Irlanda, ovunque andrete è difficile trovare strade un po' rinvenate. Ne abbiamo trovate un paio, ma su tutti i chilometri che stiamo facendo ci sta. Oggettivamente le strade sono ben messe e loro non hanno le strade illuminate, ma hanno questi puntini questi tasselli sulle strade che indicano le carreggiate. Sono 3 file di questi chiodi che si illuminano fondamentalmente con i fari della notte e la strada si vede divinamente. Questi sono i paesaggi che farete lungo la Wild Atlantic Way percorrendo la regione del Connemara. Sono cartoline ad ogni angolo. Adesso poco fa eravamo a Glenmore, un piccolo borgo, c'è un porticciolo dall'alto, si vede fantastico. Poi vi trovate queste esperienze qui, bisogna andare sempre piano perché poi ci sono queste mucche. La prima volta che ci succede, però sono le 9 circa del mattino e domenica, la strada era dritta, per fortuna si è visto da lontano queste mucche perché scoprirle dietro una curva in mezzo alla strada contromano non deve essere proprio una bella esperienza. Comunque qui il limite era 50, quindi noi rispettavamo il limite ed è andata come avete visto. Anche questa è Wild Atlantic Way, un vero incanto, foreste, laghi ovunque, veramente veramente bello. E la strada, ve lo ribadisco, neanche a dirle, è un tavolo da biliardo. In questo momento è completamente tutta per noi. Da qui neanche a dirle si diramano tanti percorsi trekking da fare ovviamente a piedi. Dopo le foreste ci si tuffa direttamente nel mare, è un continuo sali scendi di emozioni, di panorami diversi, di colori differenti, di natura semplicemente selvaggia. E poi ci sono ai lati delle strade dei fiori rossi, gialli, verdi, viola, fantastici. I colori proprio guardate qua, i colori si alternano in maniera impressionante, i paesaggi cambiano in un attimo. Adesso eravamo lungo il mare, adesso stiamo salendo un po', tra un po' riscenderemo e troveremo di nuovo il mare alla nostra sinistra. È veramente molto variegata questa strada qui. Ecco i fiori che vi dicevo, tutti colorati. Siamo sempre sul Wild Atlantic Way o Coast Road, qui si chiama anche in questa maniera. E guardate che scenari che abbiamo, guardate che specchi d'acqua. Adesso voi dalla camera non lo percepite, ma ci sono dei colori nonostante non ci sia il sole fantastico. E stiamo puntando il villaggio di Roundstone e questi sono gli scorci che incontriamo lungo la strada. Siamo letteralmente avvolti da una natura superlativa. Siamo a 5 km da Roundstone. Ditemi voi se questa non è una cartolina. La casa con il tipico tetto di paglia, il mare che si è ritirato durante stanotte e poi in giornata verrà su, e la calma, la quiete. Guardate voi che roba è qua. Siamo arrivati a Roundstone, ragazzi, che è un villaggio ovviamente affacciato sulla Wild Atlantic Way, con casine colorate che si affacciano sul mare. Questa è la via che costeggia il mare. Guardate che particolarità questo porticciolo, piccolino, grazioso. Neanche a dirlo, è una cittadina che si regge sull'economia del turismo.
del mare, la pesca, pub, classico pub seafood bar, dove poi entri e si beve soltanto, si mangia poco. È fantastico vedere che la maggior parte dei pub alla sera è animato, ecco una vecchia pompa di benzina, è animato da persone anziane, persone di sui 70 anni, che si siedono su questi vecchi sgabelli, vestiti chi in un modo, chi in un altro. Qui il look non si guarda, non si bada molto al look, e bevono birra, ridono, scherzano e trascorrono lì le loro ore. A circa 10 km dall'abbazia di Kelly-Moore. Ma guardate qui che cartolina c'è davanti a voi. È tutto molto fantastico qua nel Connemara. Sta quasi uscendo il sole, quindi siamo molto ottimisti per questo. Benvenuti nel Connemara National Park. Ragazzi, qui siamo nel cuore del parco del Connemara. Neanche a dirlo, fino adesso abbiamo costeggiato, abbiamo solcato la Wild Atlantic Way, costeggiando dei panorami mozzafiato, e poi si attraversano questi borghi. Adesso siamo a Letterfrack, un borgo piccolo. Tutti i borghi piccoli, da come ho capito, sono la maggior parte delle città che attraverserete sono veramente 4 case e un forno, come si usa dire dalle parti nostre. Sono molto colorati, caratteristici, molto belli, molto graziosi. Ecco, adesso siamo a 4 km dalla Kelmore Abbey, cioè dall'abbazia di Kelly-Moore, che andremo a vedere. Abbazia di Kelly-Moore. La storia, un po' di storia vi faccio. Nel 1850 Margherita e Michele, per gli amici Margaret e Mitch, durante il loro viaggio di nozze si innamorarono di questo posto, o meglio la moglie si innamorò di questo posto. Il marito, per amore verso nei confronti della moglie, comprò un bel pezzo di terreno. Su questo pezzo di terreno fu edificato questo castello. Col passare del tempo questo castello è diventato un collegio, attualmente ospita un collegio femminile. Ci sono laboratori di ceramica, ci sono ristoranti e altre piccole attività con cui si mantiene, si sostenta attualmente l'abbazia. È tuttora funzionante. L'abbazia è visitabile, il ticket per l'ingresso costa 15 euro. Cinzia, hai visto Michele, per amore verso Margherita, ha comprato terreno e costruito castelli. Chiedo io adesso. Tu potresti fare altrettanto, non voglio castelli, voglio comprare altro. Per me. Scusami. Un'altra particolarità è buttare delle monetine all'interno di questo canale in segno di portafortuna, infatti è pieno di monetine qui sotto. Prossimo stop, Lynane. Lynane è rinomata in particolare per la posizione geografica, perché è un ottimo punto per chi vuole visitare il Parco Nazionale del Connemara, e sia soprattutto per i mitili, ovvero per le cozze. Queste montagne verdi che si tuffano così dolcemente dentro il mare mi ricordano molto l'Islanda, che lì sembrava proprio di camminare su un tappeto di velluto verde. Qui è sempre soffice, ma non tanto quanto l'Islanda. L'Islanda proprio sembrava muschio. E poi ci sono questi vialoni alberati, ma quello che ci aspetta poi nei prossimi giornate, quando andremo a vedere The Dark Edge, speriamo di trovare una giornata così, deve essere ancora più scenografico. E qui siamo dentro il National Park Connemara. Le pecore sono proprio a bordo strada, qui un po' più in basso, ma poco fa ce n'erano alcune proprio sedute a bordo strada, come danno gli anziani che controllano i cantieri. Loro controllavano la viabilità. Strada neanche a dirla paurosa, bellissima. Guardate qua, quasi scende, e guardate con la coda dell'occhio dall'altra parte a sinistra, si risale. È tutto molto storto, è tutto molto fantastico qua. Asfalto figo, top. Qui hanno un asfalto con una grana gigante, le ruote ve le mangiano proprio. Infatti per fortuna che siamo partiti con le gomme nuove, che se fossimo rimasti con le gomme che avevamo prima sarebbero già alla tela. Fiordo di Killary, un punto estremamente panoramico, molto rinomato, molto gettonato. Infatti qui ci sono alle nostre spalle un paio di pullman, è molto bello. Poi complice la giornata, che ve lo dico a fare, guardate qua, strepitoso. Eccoci arrivati a Lynane.
Eccoci qua, questo è tutto ragazzi, non pensate di aspettarvi delle metropoli, vi vedrete piccoli villaggi molto carini affacciati sul mare, case sempre super mega colorate, c'è il bar, quando vi va bene c'è la pompa di benzina ma non sempre, e qualche supermercato, questo è tutto, questo è l'Inain, qualche negozio di souvenir e fine della storia e si va avanti. Praticamente la strada che stiamo facendo adesso costeggia tutto il fiordo, quindi da qui adesso passeremo da quell'altro lato, eccoci qua, da quel lato lì, adesso vi sono le macchine che arriveremo noi. Westport è a 32 km, che sarà la nostra meta di oggi. Non commento più ragazzi, qui c'è poco da commentare, qui c'è da riempirsi gli occhi di bellezze della natura. Guardate cos'è qui davanti a voi, che spettacolo è! Le montagne che si tuffano nel mare, è fantastico, nel fiordo qui davanti, tanta roba. Mutismo qua ragazzi, mutismo totale, che roba è? Le montagne si specchiano nell'acqua e poi che panorama c'è davanti a voi? La strada sì, un po' ballerina, però tanta roba. Con l'Atlantic Way vi dovete fermare pure a far passare le pecore, ci ha chiesto il ragazzo, puoi aspettare un attimo che faccio per transitare il gregge? E noi aspettiamo, anche perché guardate qua che panorama è, Parco del Connemara. Adesso proseguiamo però. Come si fa a non fermarsi qua a fare foto, video e quant'altro? È impossibile, guardate queste pecore, ogni gregge ha un colore diverso, questo è sul rossiccio, le tingono probabilmente per riconoscerle. Guarda qua, bella appollaiata lì sopra, controlla lei che in cantiere si vada a procedere tutto correttamente. Varietà a go go, fino a poco fa eravamo lungo il mare, adesso siamo saliti su un passo, siamo in mezzo al bosco praticamente, foresta alla nostra destra e davanti a noi intravediamo il mare. Wild Atlantic Way, siamo tornati sul mare, 15 km per il nostro arrivo a Westport. Intanto, ridendo e scherzando, siamo arrivati a Westport. Adesso, siccome si è fatta una certa, sono circa l'1:30 e 2:20, adesso andiamo alla ricerca di un supermercatino che ci compriamo da mangiare. La struttura nostra dovrebbe essere qui, questa è la struttura nostra. E poi qui dovremo trovare un parcheggio che sarà un po' incasinato, vabbè, però eccola, no, questa è la struttura nostra, no, questa qui dovrebbe, guarda, il punto è qua, e questa qui, e questa è la struttura nostra, esattamente questa è la struttura nostra, questa gialla, quella gialla, quella gialla, quindi poi qui lasceremo la moto. Comunque questa però mi sembra molto carina, e poi gli voglierò pure un bel dronaggio secondo me, con calma, molta calma, si fa tutto. Andiamo a mangiare, che si ragiona meglio a stomaco pieno, e il mangiare sta qui dietro, un bel supermercatino di qualità, e si va come piace a noi. Oggi è domenica e quindi qua per fortuna sono aperti i supermercati, a volte sono chiusi, quindi va bene così, ci mettiamo di qua che noi dobbiamo andare di là e si attende il verde. Ragazzi, benvenuti a Westport, colore a profusione qua. Adesso andremo alla nostra struttura che ho già individuato, è proprio centralissima, qui non abbiamo il parcheggio ma ce ne inventeremo un parcheggio on the road, dovrebbe essere, incrociamo le dita, una città abbastanza paesone, ecco, facciamo passare le irlandesine, va, facciamo passare, va, le sciure, siamo gentili, sono simpatici gli irlandesi, il 90% degli irlandesi è simpatico, disponibile, è tutto positivo. Eravamo fermi davanti a un supermercato 2 sere fa, Cinzia era al telefono per i fatti suoi, stava facendo una telefonata, io stavo armeggiando sui bagagli, si avvicina un irlandese e mi dice: avete bisogno, posso esservi d'aiuto? Cioè per farvi capire la disponibilità loro, molto simpatici, disponibili, e nulla da dire, veramente tanta roba. Adesso siamo a 150 metri dalla nostra struttura, ma qua quando per adesso il traffico si è fatto un po', però passiamo perché sennò qua non ne andiamo più. Ed eccoci qua, siamo arrivati praticamente, se ho messo le coordinate giuste, siamo esattamente in questa piazza dove vedo altre moto all'orizzonte, vedo altre biker e troveremo un posticino
che fa il caso nostro. Cinzia mi sta dicendo: ho visto già un supermercato qui vicino che c'è le macchinette del caffè all'interno, perché dovete sapere che le macchinette che troverete al distributore di benzina o ai supermercati sono nettamente migliori di quelli che andate a comprare al bar. Ecco, GS pure lì. Secondo me qua sopra devo parcheggiare io. Comunque questa è la struttura nostra. Ci fa passare, ok. Ecco, io qua sopra la metterò la moto stasera. No, ci parcheggiamo un attimo qua, no, per i disabili. Ok, ci mettiamo qua sopra da adesso e scarichiamo. Go. Guarda, ma dove, chi vi ci porta nel pieno centro di Westport? Chi vi ci porta? Il primo GS italiano che troviamo in Irlanda. Sicuramente sarà nei paraggi e magari siamo nella stessa struttura, non lo so. Comunque questo è il pieno, diciamo in pieno centro a Westport. Forse sono loro, forse sì, forse no. Italiani anche loro. Questa è la stanza di questa sera, ragazzi. Fantastica. Sapete perché? Per due motivi, anzi tre. Il primo, non doveva esserci il bagno, invece c'è anche il bagno. Il bagno doveva essere condiviso, invece il bagno c'è. Siamo in centrissimo. Non ci doveva essere il wifi, invece il wifi c'è. E siamo esattamente sopra un pub, si accede da un pub. Adesso vi scarico la moto, vi mostro tutto, siamo molto soddisfatti, entusiasti. Si sente anche dalla voce. Abbiamo trovato anche una coppia di italiani in moto che stanno girando, non sono qui. Addirittura c'è anche l'asse da stiro e il ferro. Cinzia, se vuoi stirare. No, non ho intenzione di stirare. Il phone per Cinzia. Ok, sistema, scarichiamo e poi si va in giro. Praticamente la struttura dove dormiamo è questa qui. La moto è parcheggiata qui davanti a voi, dietro quelle là. Si entra all'interno del pub e poi si sale su. Ci sono due ingressi, uno è tramite il pub e un altro invece è indipendente. Si faccia vedere un po' come il pub dentro. Sembra che non si incazzi nessuno. Anzi, il pub lo vediamo questa sera, che forse è meglio perché entrando con la macchinetta non so se sono ben graditi in questo momento. E adesso vi faccio vedere l'ingresso invece qual è quell'altro. Siamo nel centro di Westport, alloggiamo proprio al centro. Prima, appena arrivati, me ne stavamo pranzando, anzi finito il pranzo, eravamo in un supermercato a mezzo chilometro dal centro. Ho detto quasi quasi alzo adesso il Mavic, che non mi rompe le scatole nessuno, e faccio una dronatina per riprendere qualcosa. Ovviamente quando ho fatto la volatina era coperto. Adesso c'è un sole a pompa, ma la dronatina l'ho fatta prima, quindi va bene così. Westport è veramente deliziosa. Adesso ci faremo un giro. Ha salutato pure il bambino. Adesso faremo un giro verso il centro che dà in discesa. Westport si divide in due. Da una parte va verso la baia che abbiamo costeggiato prima e da una parte in discesa verso il centro. Esattamente. Sei stato bravo. Adesso siamo in centro. Neanche a dirvelo, voto 10. Bene, neanche a dirvelo, cittadina coloratissima, come ormai avete imparato seguendo i nostri video sull'Irlanda. Colori a profusione. Qui non si bada molto all'estetica di come si va vestiti, ragazzi. Qui si bada poco all'estetica e molto alla sostanza. Questo è un negozio di caramelle. Leggeri, senza vestiti da moto. È domenica, c'è molto movimento a Westport. Giornata gradevolissima, siamo sui 23-24 gradi. Quando però si copre il sole la temperatura cambia repentinamente. Infatti eravamo usciti a maniche corte, dopo un po' è uscito
una piccola nuvola e ci siamo rimessi le maniche lunghe perché noi non siamo abituati a queste temperature. Loro praticamente hanno i ventilatori accesi dentro, noi invece, opla, come vedete c'è un vai e vieni alla grande proprio. Questo è il pub sotto alle nostre camere. In realtà oggi siamo entrati da qui e siamo saliti dalla porta alle nostre spalle sulla camera. Quando siamo arrivati oggi qui era un delirio, era assurdo. Siamo arrivati verso le 3, 3 e mezza, era così, musica a pompa. Adesso sono le 9, saranno, ed è tranquillo. Siamo stati in un pub poco fa ed era il delirio totale, c'era la musica dal vivo. Adesso ci facciamo una birretta e poi ci andiamo a mettere a letto. Questa sera chiudiamo io con la Guinness. Io con un corso, una bionda stasera. Cinzia una bionda leggera e la solita Guinness che ormai ho appurato, riesco a bere tranquillamente. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, a domani. al prossimo video. Ciao.